2 giugno in Italia si celebra la Festa della Repubblica, un giorno festivo in cui scuole e uffici restano chiusi. Ma perché proprio il 2 giugno? Bisogna fare un passo indietro nella storia. Ciao, sono Valeria, sono un'insegnante di italiano per stranieri. Ricordati di iscriverti al canale e di scaricare il PDF gratuito di questa lezione. Iniziamo! Quando l'Italia fu unificata nel 1861 era una monarchia. A guidarla era la famiglia Savoia, una dinastia nobile con radici in Piemonte. Da allora, e per quasi 90 anni, il nostro paese fu governato da un re insieme a un Parlamento. I re d'Italia furono 4: Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vittorio Emanuele III e infine Umberto II, che salì al trono solo per un mese, nel 1946. E per questo è ricordato come il Re di Maggio. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la Casa Savoia non era più molto amata dagli italiani, soprattutto perché per oltre 20 anni aveva lasciato agire e sostenuto il regime fascista, senza opporsi alla dittatura di Mussolini. Così l'Italia si trovò a un bivio. Il 2 e 3 giugno 1946 i cittadini furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica tramite un referendum. Questo referendum fu il primo a svolgersi con suffragio universale in Italia. Per la prima volta in Italia poterono partecipare anche le donne a una consultazione politica nazionale. Fu un grande passo verso una democrazia più moderna e inclusiva. Per rendere immediatamente riconoscibili le due opzioni sulla scheda del referendum, vennero utilizzati due simboli: lo stemma dei Savoia per rappresentare la monarchia e per la Repubblica l'Italia Turrita, una giovane donna con una corona fatta di torri che rappresenta la personificazione nazionale dell'Italia. Vinse la Repubblica. Il 54,3% degli italiani votò per cambiare, lasciandosi alle spalle la monarchia, che fu sostenuta dal 45,7% della popolazione. Per evitare tensioni tra monarchici e repubblicani, il re Umberto II decise di lasciare l'Italia. Il 13 giugno 1946 partì per l'esilio in Portogallo e fu anche vietato l'ingresso in Italia ai discendenti maschi di Umberto II, divieto che rimase in vigore fino al 2002. Una delle immagini più celebri legate a questo momento storico è una fotografia divenuta simbolo della nascita della Repubblica. Il volto sorridente di una donna che emerge da una copia del Corriere della Sera, con il titolo in prima pagina "È nata la Repubblica Italiana". Lo scatto, realizzato dal fotografo Federico Patellani per la rivista Tempo, fu usato per celebrare non solo l'esito del referendum, ma anche il nuovo ruolo delle donne nella società italiana. L'immagine è oggi conservata presso il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo. La prima celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica avvenne il 2 giugno 1947 e nel 1948, per la prima volta, si svolse una parata militare in Via dei Fori Imperiali, a Roma, segnando l'inizio di una tradizione che continua ancora oggi.
Nel 1949, il 2 giugno, venne proclamato festa nazionale a tutti gli effetti. Oggi la celebrazione ufficiale a Roma inizia con l'alzabandiera all'altare della patria e l'omaggio al milite ignoto, la tomba che rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani, dove il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle più alte cariche dello Stato, depone una corona d'alloro. Dopo l'esecuzione dell'inno di Mameli, i cieli di Roma vengono attraversati dalle frecce tricolori, che eseguono spettacolari evoluzioni con scie colorate di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera italiana. Segue poi la parata militare lungo Via dei Fori Imperiali, a cui partecipano tutte le forze armate, le forze di polizia, i vigili del fuoco, la protezione civile e la Croce Rossa italiana. Particolarmente apprezzata è anche l'apertura al pubblico dei giardini del Palazzo del Quirinale, residenza del Presidente della Repubblica. Ora voglio leggervi un brano tratto da un video della scrittrice Michela Murgia, scomparsa poco dopo queste parole, che sono del giugno del 2023. Trovo privo di logica celebrare la nascita della democrazia facendo mostra dell'apparato bellico, perché è la stessa cosa che fanno le dittature. Le forze armate ce l'hanno già la loro festa. È il 4 novembre. Il 2 giugno è invece la festa di tutti i cittadini e di tutte le cittadine e sarebbe bello se un paese civile e in pace facesse sfilare le espressioni della sua migliore vita democratica. Io ho un sogno. Immaginate i vostri figli che un giorno ai fori imperiali vi chiedano: «Mamma, chi sono quelli che aprono la parata?» E voi potreste rispondere: sono gli artisti e le artiste di questo paese, che ci ricordano che cercare la bellezza è quello che ci rende umani, anche nell'orrore più grande. Mamma, e chi sono quelli? Sono i dottori, i medici e le mediche, che ci salvano tutti i giorni dalle malattie e che ci hanno salvato dalla pandemia, morendo e sfinendosi perché noi potessimo guarire o non ammalarci. E quegli altri, mamma, chi sono? Sono il corpo insegnanti, grazie al quale, se studi, sarai in grado di diventare quello che vuoi. E quelli chi sono? Sono i 100 più onesti contribuenti che rendono possibile mantenere i servizi dello Stato sociale. E quegli altri, con la penna in mano? Sono giornalisti e giornaliste, persone che garantiscono l'informazione libera di questo paese. Pensa, figlio mio, che dove la democrazia non c'è, queste persone con la penna in mano non potrebbero neanche fare quel lavoro. Immaginate che lezione di civiltà ne verrebbe fuori, mentre in cielo volano gli aquiloni e non i cacciabombardieri. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto e che abbiate imparato qualcosa di nuovo sulla cultura e sulla storia italiana. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di scaricare il PDF gratuito che trovate giù nel box informazioni relativo a questa lezione e potete così studiarlo e leggerlo anche dopo questo video. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.